Allora, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel primo video del 2022. Oggi qui è il giorno dell'Epifania, sto registrando proprio nel giorno dell'Epifania e approfitto di questa bellissima giornata per dare un'occhiata ai nostri alveari e per dare un altro giro di sublimato su tutte le cassette. Quindi abbiamo oggi le condizioni ottimali per operare con la sublimazione, perché le temperature sono attorno ai 10 gradi, il glomere non è più così stretto come è stato in questi giorni fino adesso. E guardiamo un po' intanto anche come sono messe le famiglie, proviamo a soppesarle un attimo, vediamo un po' quello che c'è dentro le cassette. Intanto io già da una prima vista vedo un bel volo qui, i raggi di sole hanno scaldato gli alveari, le api sono uscite, stanno facendo voli di purificazione e c'è un bel volo davanti, mi fa ben sperare. Quindi adesso diamo un'occhiata, guardiamo un po' se si è formata umidità dentro, perché veniamo da più di un mese di nebbia intensa e piogge, quindi l'umidità sarà sicuramente alta. Mettiamoci al lavoro, finalmente rimettiamo le mani negli alveari. Ecco ragazzi, allora questa è la situazione che mi si presenta davanti. Vediamo che sul cellophane è presente delle goccioline di condensa un po' grandi. Dove c'è il glomere è asciutto, perché evidentemente le api lo hanno utilizzato anche per i loro bisogni, questa condensa qui. E poi verso la fine della cassetta dell'arnia ci sono ancora altre goccioline, vedete? Ecco, questa è una situazione normale se si utilizza il cellophane. E poi se consideriamo, come ho detto prima, che veniamo da più di un mese di nebbia fittissima che non ha mai mollato, qua è un mese e mezzo che non vediamo il sole praticamente, questa è una situazione che noi dobbiamo aspettarcela. Adesso io approfitto di questa bellissima giornata, guardate, c'è una giornata stupenda qui, ci sono 10 gradi. Adesso qua siamo un po' in ombra perché c'è la struttura dietro che mi fa ombra. Comunque approfitto di questa giornata per far cosa? Prendo il cellophane, lo scrollo via l'umidità che si è formata in eccesso e li lascio un attimo senza cellophane, tutte le cassette qui le lascio senza cellophane col favo rovesciato, faccio un giro di sublimazione, do una soppesata e do nutrimento a chi secondo me è scarico di scorte, è un po' leggerino di scorte. Quindi questo è il lavoro che farò oggi, ne approfitterò finché abbiamo luce, farò questo apiario e anche quell'altro sul Tiglio. Perché qua le previsioni dicono che da domani comincia il freddo intenso, avremo le minime che andranno a -3, -4, quindi non voglio che queste goccioline qua per qualche motivo andassero a ghiacciare addosso alle api, anche se nel nido è molto difficile che vadano a ghiacciare le goccioline d'acqua, perché il glomere, come sappiamo, mantiene una temperatura sicuramente sopra lo zero, quindi le goccioline che saranno direttamente sopra il glomere, anche se qua adesso non ce n'è, sicuramente non andranno a ghiacciare. Però intanto che tolgo il cellophane per fare il sublimato do anche una scrollata e tolgo via questa umidità in eccesso. Quindi questo è il lavoro che faremo oggi. Ecco, allora il cellophane l'ho già scrollato, l'ho scrollato da questa parte. Abbiamo le api qua che sono su 5 favi belle presidiate, belle strette. Adesso l'unica cosa che voglio fare qui, oltre alla pesatura, perché non mi sembra nemmeno tanto pesante così da sentire, volevo provare a tirare su al volo un favo per vedere come sono messe a scorte, altrimenti ho qua dei favi qua che sono di scorte, approfitto della temperatura odierna per sostituire un favo. Adesso se le api si arrabbieranno un pochino è del tutto normale, perché gli vado a rompere le palle, mica da ridere. Qua abbiamo mezzo favo di scorte, magari guardiamo se c'è anche un accenno di covata. Ecco, questa è la situazione, qua di covata zero, sono belle, le sue scorte ce le hanno, non abbiamo un eccesso di scorte
esagerato, però abbiamo i favi con le loro corone sopra, quindi va bene. Adesso qua per sicurezza io gli metterò un pannetto di candito, perché non so quanto ci protrarrà ancora questo maltempo. No cazzo, qua c'è della covata ragazzi, è incredibile, guardate, c'è già della covata percolata. Questo a riprova che la regina sta già guardando nei buchi, vedete? Qua ha già deciso di partire. Abbiamo già della covata fresca e purtroppo dico un accenno di covata opercolata. Qua ci saranno 10 cellette già opercolate. Qui di solito le regine partono sempre in questo periodo qua, metà gennaio, fine gennaio, loro cominciano a mettere giù le prime uova. Quindi se qua è già opercolata vuol dire che ha cominciato all'inizio del mese a mettere giù qualcosa. Quindi richiudiamo velocemente, perché la covata, insomma, quando è opercolata sappiamo che deve rimanere con una bella temperatura, quindi deve stare sui 30 gradi. Quindi adesso le api avranno il loro bel da fare. Gli darò un pannetto di candito anche per fornirgli l'energia necessaria per creare questo calore. Sappiamo che qua è già andata. Adesso le aprirò, visto che le apro anche le altre, le aprirò a campione e vediamo un po' cosa stanno facendo anche le altre famiglie, se sono tutte allineate oppure no. Ecco qua la regina ha cominciato a covare perché ha le sue api al seguito. Vediamo un bel glomere, una situazione abbastanza popolata di api, quindi abbiamo un bel glomere ed è tranquilla che possa far fronte alle temperature anche basse che stanno per avvicinarsi. Quindi non è scema la regina, lo sa che se cova poi deve riscaldare la covata. Con questo numero di api lei dice: io intanto comincio e faccio nascere qualche apetta nuova che tra 20 giorni potrà aiutare quelle che già si stanno svernando. Adesso qua le chiudiamo perché stanno un po' arrabbiando e prepariamo così per la sublimazione. Ecco, una grande sorpresa per me, devo dire che è stata una sorpresa per me vedere già la covata in atto. Prendo atto di questa cosa e mi comporterò di conseguenza. Adesso le api che sono uscite hanno scaricato un po' di defecazioni, ovviamente, perché queste qua sono tutte cacche, questa, perché ovviamente sono state recluse per lungo tempo. Appena si alzano in volo loro scaricano la defecazione. Non è sintomo di nosema questo qua, anzi è normale che loro, come si alzino, scarichino le loro feci, è assolutamente normale. Per vedere se c'è nell'enosema bisogna guardare dentro la cassetta se ci sono queste striscette di defecazione qua. Ecco, se vediamo queste striscette qua dentro al nido vuol dire che loro non riescono più a trattenere la diarrea. Se invece le vediamo come adesso, sono uscite e hanno scaricato, è normale, perché uscendo l'ape si rigonfia e automaticamente scarica le feci. Ecco, allora ragazzi, qui abbiamo un'altra cassetta che ha una buona popolazione. Siamo su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 telai ben coperti di api. Il celofano ho già tolto, ho scrollato un po' di umidità, la vedete qui, qualche gocciolina, però non ce n'era eccessivamente. Lo faccio saltare un attimo insieme a voi per vedere se anche questa ha cominciato a mettere giù un po' di uova. Comunque anche qui la situazione non mi preoccupa, perché quando vediamo che le api sono in un numero discreto come adesso, vuol dire che la regina può anche riscaldare un'eventuale covata così minima come abbiamo visto dall'altra parte. Allora qui abbiamo la scorta, il telaino non è pesantissimo, però non è neanche leggero.
Qua di api ce ne sono tante, un bel nido, devo dire. Adesso si arrabbiano giustamente perché sono io che gli vado a rompere le palle e non è proprio l'ideale per loro essere smosse adesso, però voglio vedere se era un caso sporadico quello che abbiamo visto poco fa o se veramente è l'andazzo generale. Ecco, non ho nemmeno acceso il fumo perché non mi aspettavo di trovare una situazione così, però il bello dell'apicoltura è anche questo, mai dire mai. Qua di covata non ce n'è, se non c'è qua al centro vuol dire che non è partita. Il fatto è che quando cominciano a covare poi cominciano a consumare. Ecco, qua sono partite alla grande, stanno già nascendo le api, ragazzi. Stanno già nascendo le api, è una cosa incredibile. Qua abbiamo sempre avuto temperature bassissime. E niente da fare, la regina quando decide di partire, parte. Io dentro di me pensavo che non sarebbe partita la regina non prima di aver passato questo periodo qua di freddo che è previsto per domani, per una settimana / 10 giorni. Invece le regine qui sono partite e secondo a quanto io vedo la primavera dovrebbe partire in anticipo, perché qua il meteorologo migliore del mondo è l'ape, non è certo Giuliacci. Quindi chiudiamo. La cosa che dovrò fare, vista la situazione, non è più un unico sublimato, ma sarà una serie di 3 o 4 cicli di sublimato, perché con la covata già opercolata non abbiamo più alternative diverse da questa. Eccomi. Questa è la situazione, quindi adesso procediamo subito, prendo tutte le cassette, procediamo quindi a sublimare e un colpo di sublimato a settimana qua c'è da farlo, poco da dire e poco da ragionare.